Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di Italiano in tasca. Io sono Alice e sono qua per insegnare a voi la lingua e la cultura italiana. Oggi un nuovo argomento di grammatica, parleremo degli articoli italiani determinativi e indeterminativi. In italiano esistono gli articoli, che sono delle parti del discorso che precedono il nome e ci fanno capire se quel nome è maschile, femminile, singolare o plurale. Pertanto ci saranno articoli maschili, femminili, singolari e plurali. Gli articoli in italiano si dividono in due gruppi principali: quello degli articoli determinativi e quello degli articoli indeterminativi. Il primo gruppo viene utilizzato davanti a nomi di cose, persone o animali per indicare una precisa cosa, una precisa persona o un preciso animale, mentre gli articoli del secondo gruppo vengono utilizzati prima di un nome di cosa, persona o animale per indicare una cosa generica, un nome generico o un animale generico. Andiamoli a vedere insieme. Gli articoli sono particolarmente utili quando in italiano ci troviamo di fronte ad un nome che finisce con la lettera E. Come abbiamo visto nei video precedenti in cui parlo dei nomi italiani maschili e femminili, sappiamo che la maggior parte dei nomi femminili italiani finisce in A, pertanto è subito riconoscibile come femminile, mentre la maggior parte dei nomi maschili italiani finisce in O, pertanto si capisce benissimo quando è maschile. Tuttavia esiste il caso in cui dei nomi finiscano in e possono essere sia femminili sia maschili. Per capire a quale dei due generi quel nome appartiene, l'articolo sarà fondamentale. Gli articoli determinativi si utilizzano quando ci si vuole riferire a qualcosa o qualcuno di specifico. In pratica sono la traduzione dell'articolo the in inglese. Gli articoli determinativi sono il, lo, la, i, gli, le. Il, lo è il maschile singolare, la è il femminile singolare, i, gli è il maschile plurale, le è il femminile plurale. Per quanto riguarda il maschile e femminile singolare, esiste anche la versione dell'articolo con L apostrofo. In italiano tutti i nomi devono concordare con il rispettivo articolo per genere e per numero. Se abbiamo la parola sedia, sappiamo che è femminile perché finisce in A, pertanto sarà preceduta dall'articolo la. La sedia, sedia finisce in A, è femminile, è singolare, quindi sceglieremo l'articolo determinativo femminile singolare la. La parola libro invece finisce con la O, è maschile ed è singolare, pertanto l'articolo che ci andrà messo davanti sarà il libro maschile singolare. Se invece abbiamo sedie, sappiamo che sedie è il plurale della parola sedia. Perciò andremo a scegliere il femminile plurale, le sedie. Invece libri finisce in I e sappiamo che è il plurale della parola libro, perciò andremo a prendere l'articolo determinativo maschile plurale i libri. Una domanda che a questo punto tutti gli studenti fanno per quanto riguarda gli articoli determinativi è: ma al plurale quando è che capisco che devo usare i oppure gli? E al singolare quando è che capisco che devo usare il oppure lo per quanto riguarda il maschile? Bene, fortunatamente ci sono delle regole da seguire. Mentre il femminile è abbastanza semplice perché abbiamo soltanto la al singolare, le al plurale,
Per il maschile abbiamo una doppia forma e c'è un modo per capire quando usare l'uno e quando usare l'altro. Le parole che iniziano con consonante e finiscono con la O utilizzeranno l'articolo il al singolare, i al plurale maschile. E le parole che iniziano con consonante e finiscono con a metteranno l'articolo la, quelle che sono al femminile plurale ine metteranno l'articolo le. Invece le parole che iniziano con vocale e finiscono con la o metteranno al maschile singolare l'articolo L apostrofo. Al plurale invece metteranno gli. Al femminile singolare metteranno L apostrofo e al femminile plurale metteranno le. Le parole che iniziano con S più consonante, come per esempio ps, gn, x, y o z, non importa come finiscono, ma saranno sempre maschili e quindi metteranno lo al singolare maschile, gli al plurale maschile. In italiano non possiamo avere due vocali una dopo l'altra, pertanto se l'articolo finisce con la vocale e la parola dopo inizia con una vocale, non va bene, ci sono due vocali una accanto all'altra. Per esempio la parola maschile uomo. Non possiamo dire lo uomo perché abbiamo una O e una U accanto all'altra che danno fastidio. Perciò l'articolo verrà tagliato e rimarrà soltanto L apostrofo, l'uomo. Vediamo qualche esempio. Il gatto è sul tavolo. Il libro è aperto. Gatto e libro sono entrambe due parole maschili singolari che finiscono in O. Entrambe queste parole iniziano con una consonante, perciò seguono la regola per cui l'articolo deve essere il al singolare, i al plurale, infatti diventerà i gatti sono sul tavolo, i libri sono aperti. Invece le parole che iniziano con una vocale prenderanno un articolo differente. L'orologio è rotto, l'amico è simpatico. Sia la parola orologio che la parola amico sono due parole maschili singolari che iniziano con una vocale. Utilizzeremo perciò l'articolo L apostrofo, perché dire lo orologio sarebbe stata una ripetizione che non suona bene. Sappiamo secondo la regola che al plurale diventeranno gli orologi sono rotti, gli amici sono simpatici. Invece le parole che iniziano con S più consonante, ps, gn, x, y o z, non importa come finiscono, queste sono sempre maschili. Lo spumante è frizzante, lo zaino è pesante, lo yogurt è buono. Al plurale faranno sempre gli spumanti, gli zaini, gli yogurt. Andiamo a prendere il femminile. La gatta è sul tavolo, la sedia è comoda. Sia gatta che sedia sono due parole femminili che iniziano per consonante, perciò avranno come articolo la al singolare e al plurale prenderanno le. Le gatte sono sul tavolo, le sedie sono comode. L'insalata è leggera, l'isola è lontana. Sia la parola insalata che la parola isola sono due parole femminili singolari che iniziano per vocale, perciò prenderanno come articolo L apostrofo. Al plurale diventeranno le. Le insalate sono leggere, le isole sono lontane. Quando ci si vuole riferire a qualcosa o qualcuno generico non specifico, utilizzeremo gli articoli indeterminativi, che sono utilizzati soltanto al singolare e corrispondono all'articolo inglese a, an. In italiano abbiamo il maschile un, uno e il femminile una oppure un apostrofo. Possiamo riassumere dicendo che gli articoli indeterminativi italiani,
quelli usati per indicare qualcosa di generico, sono soltanto al singolare e sono per il maschile uno, per il femminile una. Tuttavia, se abbiamo una parola che inizia per vocale, per rendere più semplice la pronuncia, togliamo la O di uno e togliamo la A di una. Rimarrà soltanto un. Per capire se questo un è maschile o femminile, al femminile aggiungiamo l'apostrofo. Per questo diciamo un'amica con l'apostrofo, un amico senza apostrofo. Tutte le volte che vedremo un seguito da apostrofo, sapremo certamente che la parola successiva è una parola femminile. Le parole che iniziano con consonante e finiscono con la O al maschile prenderanno un. Invece al femminile, quelle che finiscono in A prenderanno l'articolo una. Se invece la parola inizia con una vocale, un rimarrà un al maschile, una invece perderà la A e la sostituirà con l'apostrofo, come abbiamo visto. Le parole che iniziano con S più consonante, ps, gn, x, y o z, non importa come finiscono, sono sempre al maschile e avranno l'articolo 1. Vediamo gli esempi. Una parola che inizia con consonante maschile singolare e finisce in O è gatto. Un gatto è sul tavolo, un libro è aperto. Gatto e libro sono maschili singolari e entrambi finiscono con la consonante. Al femminile una gatta, una sedia. Gatta e sedia sono parole femminili singolari che finiscono con consonante, quindi prendono l'articolo una. Se invece abbiamo delle parole sia maschili che femminili che iniziano con vocale, sceglieremo l'articolo un. Al maschile non si mette l'apostrofo, un orologio, un amico. Al femminile si mette l'apostrofo, un'insalata, un'isola. Tutte le parole che iniziano con S più consonante, ps, gn, x, y o z sono al maschile e prenderanno sempre l'articolo 1. Uno spumante, uno zaino, uno yogurt. Bene, anche questa lezione sugli articoli determinativi e indeterminativi finisce qua. Se avete delle domande o dei dubbi fatemeli nei commenti qua sotto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!